Con passo sicuro di chi ha il piglio del dominatore e del conquistatore, Vargo si avvicina al sarcofago. Quella pietra che da millenni nessuno mai era riuscito nemmeno a raggiungere, con lo sforzo immane dei suoi possenti muscoli, 1 centimetro dopo l'altro, 1 millimetro dopo l'altro, scricchiolando, il sarcofago finalmente si apre. E al suo interno se ne mostra l'antica meraviglia. Con un urlo di trionfo che probabilmente fa rombare l'intera stanza, solleva la spada meravigliosa che vi trova all'interno. Tuoni e folgori illuminano la stanza e un grido possente e liberatorio sembra tuonare all'interno della stanza stessa. Un solo spirito, una sola anima, qualunque essa sia il loro destino. Mentre il possente guerriero, ancora in estasi per la possanza della spada che chiaramente ne aveva avvinto anima, cuore e corpo, il destino giocava contro di lui. Quella spada, così possente, in realtà era il vincolo anche per altre vie, certamente non divine, ma sicuramente demoniache. Luci possenti, tuoni folgoranti e lampi così accecanti che costrinsero lo stesso guerriero a ritirarsi per un attimo in un angolo più oscuro di quella tenebra, avvolsero il sarcofago e la stanza stessa. La terra tremò. Le colonne attorno iniziarono a sbriciolarsi, pur mantenendo la grandezza del tempio. Di fianco a lui, attorno a lui, d'intorno a lui, 3 terrifiche figure iniziarono a formarsi. Ognuna di esse pareva l'oscurità, la morte e la guerra stessa. Una, avvolta in un lezzo di lembo oscuro e tenebroso, mal si vedeva. Sembrava un demone degli inferi. Avanzava nella nebbia, oscura, terrificante. La seconda sembrava invece carne macilenta, un'orribile parodia di vita umana, tendine e ossa mal cuciti attorno a uno scheletro che malapena si reggeva in piedi. Qualcosa di terrificante, qualcosa che poteva essere uscito dal più terribile e temuto degli incubi della mente umana. Ma la terza era ancora, se possibile, la più orribile e spaventosa. Ossa sbiancate dal sole, un sole che forse non vedeva dalle intere ere di esistenza. Non si capiva come potesse stare in piedi, se non forse dall'odio terrificante che qualsiasi essere dopo la morte provava per i vivi. 3 figure che si avventarono una dopo l'altra contro il guerriero. Ma egli era Vargo, non un guerriero qualsiasi, non un barbaro qualsiasi. Mai avrebbe ceduto il passo. Ora poi che aveva trovato quella spada magnifica che sembrava un'estensione non solo del suo braccio, ma del suo cuore guerriero. Mentre lampi di luce lo avvolgevano e mentre la forza stessa della natura pareva essersi caricata e scaricata allo stesso tempo nel suo fisico possente, egli guardò con sprezzante furia la prima delle figure che gli si avventò contro. Con un urlo terrificante, quella figura, formata di stracci, ombre e oscurità, gli si gettò contro. Non aveva armi. Egli avrebbe voluto scarnificarlo con la furia stessa delle sue mani. Dall'incubo e dalla morte incontrò l'acciaio poderoso della spada di Vargo. Nessun essere immortale, forse in quel frangente, avrebbe potuto tener testa a un simile guerriero. La lama sua calò più e più volte con una velocità che nessun occhio umano avrebbe potuto seguire. Quella figura che sembrava un demone degli inferi divenne in un solo istante la vittima, poiché Vargo poteva essere una cosa sola, un carnefice. Ecco subito l'altra, più potente e terribile della prima. Sembrava un signore degli zombie che si avventava contro la vita stessa. Non arrancava come la prima, come un'ombra, no, correva su gambe e muscoli, pur putrefatti. Il suo ghigno, la sua furia e il suo fetore colpirono Vargo come prima ancora delle lame che avrebbero tentato di squartare le sue carni. Vargo era veloce, rapido, sicuro della sua forza, con una rapidità che nessun uomo avrebbe potuto eguagliare e una potenza che forse nemmeno gli eroi ai tempi antichi avrebbero potuto avere nelle proprie braccia, decapitò e poi squartò quella figura, che non poté altro che arrendersi di fronte alla forza di Vargo e della sua spada. L'ultima sfida fu la più terribile. Ecco di fronte a lui una figura terrificante, quello scheletro vivente che aveva preso vita poc'anzi. Era più rapido degli altri, più potente degli altri, come se quella figura, che rappresentava davvero l'ultimo stadio della morte, quasi tentasse di schiacciarlo solo con la sua presenza.
ma egli era Vargo, il Vargo dei lupi tonanti, un signore della guerra che aveva trovato una lama del destino, e quel destino, a chiunque gli si ponesse di fronte, fosse anche la morte stessa come ora, poteva essere un solo. Finalmente il silenzio calò. La morte era scesa su quelle sale, si ergeva su tutti e tre i corpi. All'improvviso un terribile rumore, come se la terra stesse tremando, come se gli dei stessi avessero urlato la loro furia per la vittoria di questo guerriero immane e possente. Il terreno iniziò a cedere, le colonne tutt'intorno iniziarono a sgretolarsi come se dei giganti avessero iniziato a giocare con esse, e quel possente guerriero che non aveva ceduto di fronte al giungere di tre spiriti dell'oltretomba dovette piegare il ginocchio contro il fato. Un mare in piena di pietre e ossa iniziarono a sommergerlo. A nulla lì poteva la sua spada, a nulla lì potevano le possenti braccia di cui la forza e la madre natura l'avevano dotato, e le sue urla di ira e rabbia intonarono un canto di morte e furia. Sotto una cocente pioggia di pietre e polvere egli venne sommerso. Forse per un caso del destino, o forse perché gli dei alla fine ebbero pietà, o forse per qualsiasi altro dannato motivo che non fosse che la fortuna, l'anelito di vita si rifiutava caparbiamente di lasciare quel corpo che aveva saputo fare una cosa sola in tutta la sua sanguinosa esistenza: battersi fino all'ultimo respiro.